Il nostro viaggio sulla Panamericana si sta avviando verso la fine. Attraversiamo tutta l'Argentina dalle montagne fino alle Pampas per avvicinarci a Buenos Aires, una delle città più grandi e interessanti del Sud America. In questo momento ci troviamo già in Italia e stiamo vivendo sul nostro Nirvan 2, ma prima di raccontarvi qualcosa sulla capitale argentina, vogliamo parlarvi un po' dello sponsor di questo video. Ciao amici, bentornati in questo nuovo video. Vi sto parlando da dentro Nirvan. Sono parcheggiata a Milano, fuori casa di mia nonna, perché è una zona molto tranquilla di Milano. In questo periodo sono andata spessissimo a mangiare da mia nonna e il problema principale è sempre cosa cucino a pranzo, cosa cucino a cena, e oggi mia nonna per la prima volta non dovrà preoccuparsi su cosa cucinare a pranzo, perché stiamo facendo una collaborazione con HelloFresh. HelloFresh è un'azienda che manda a casa una box con all'interno tutti gli ingredienti necessari per cucinare una ricetta. Dall'app si possono selezionare il numero di porzioni e anche il tipo di menù che si vuole ordinare, quindi nel mio caso ho scelto quello vegetariano perché io sono vegetariana, però si possono selezionare anche altri menù. Ci sono già le ricette pronte, quindi si evita anche di sprecare cibo, si evita di perdere tantissimo tempo al supermercato, e anche per provare ricette nuove, perché ho visto quello che arriverà oggi nel box e devo dire che sono ricette che non ho mai provato. Il pacco dovrebbe essere arrivato a casa di mia nonna, adesso vado a vedere. Io e Carlo adesso viviamo ancora nel van, non abbiamo ancora una casa, quindi dovevo farlo per forza arrivare qui. Ci sono tutte le ricette. Cosa vorresti mangiare tra queste tre cose? Couscous, curry cremoso al tofu e latte di cocco, risotto alla catalana in salsa romesco. Vai di curry cremoso di tofu e latte di cocco. Wow, mi ispira tantissimo. Quindi andiamo a prendere il sacchetto numero 8. Eccolo qui. Il packaging è interamente ecosostenibile, tutta carta. Continuiamo con l'apertura del pacco numero 8. Sembrano i pacchi di affari tuoi. Wow, ci sono i pomodori, concentrato di brodo vegetale, curry giallo, il riso basmati, il latte di cocco, cipolle, pomodori. Qui invece c'è il tofu, quindi c'è tutto. Andiamo a cucinare. Il foglio è fatto veramente benissimo perché ci sono tutti i passaggi per la preparazione e ci sono gli ingredienti per 2 persone o per 4 persone e tutti i valori nutrizionali per singolo alimento. Perato e riso. Tanto vi presento mia nonna. Ciao, buon pranzo. E mio cugino Ciao Leo a che è tutti. arrivato. Lui è super carnivoro, quindi vediamo se approverà. Ora passerò all'impiattamento. È una spolveratina di coriandolo. Sembra proprio molto buono. Pronti per il pranzo? Io direi di far assaggiare a mio papà che è vegetariano. Buono. Tofu buonissimo. Com'è? Buono, buono. La prossima volta però cucini tu. Va bene. Potete provare la prima box a metà prezzo e in più c'è un 25% di sconto sulle successive 3 scatole. Cliccate il link in descrizione e usate il codice TheNirvan. E ci sarà anche la spedizione gratuita per la prima scatola. E quindi noi ringraziamo HelloFresh e torniamo al video in Argentina. Sono passati un po' di giorni da quando abbiamo riparato il radiatore. Abbiamo percorso 1500 km tagliando l'Argentina da est a ovest e ormai siamo arrivati quasi alle porte di Buenos Aires, la capitale dell'Argentina, una città grandissima da 20 milioni di persone. Abbiamo attraversato la Pampa, che è una distesa enorme, come se fossero 100 pianure padane. Per fortuna il radiatore regge, anche se non è quello originale, e anche tutti gli aggiustamenti fatti a Bariloche dal nostro meccanico Luis. Solo che strada facendo abbiamo perso un pezzo delle modanature e infatti è uscito il vecchio colore del nostro van, che prima era grigio metallizzato. Ci siamo fermati in questo posto, in un'area di servizio tra una gommeria, un gommista e un deposito per camion. Non è il massimo, però qui ormai cominciano le aree urbanizzate, quindi è difficile essere immersi nella natura. Entrando a Buenos Aires, le strade iniziano a essere a molte corsie. Qualche posto di blocco ci ferma e ci fa una revisione attenta del nostro van, pensando di trovare qualcosa di illecito. Sì, è il 6 a radiatore. In realtà il poliziotto pensava che il tour a falle
fosse qualche tipo di sostanza stupefacente. Ma quando le ho spiegato che ci ha salvato tutto il viaggio fino a Ushuaia, ne voleva un po' anche per il suo mezzo. Ragazzi, stiamo entrando in una delle città più grandi al mondo. Buenos Aires è immensa. Pensate che la rete autostradale entra in città con un percorso che va dritto al centro e vola letteralmente sopra i quartieri più poveri chiamati villas. L'impatto è pazzesco, è un oceano di case. La città ha un'area di circa 80 km di lunghezza lungo il Rio della Plata, per 40 km di larghezza. Per capirci, è grande quanto l'intera Valle d'Aosta. Buongiorno da Buenos Aires, finalmente siamo arrivati nella capitale argentina, anche se non sembrerebbe perché sembra di essere in Centro America con tutta questa vegetazione. Siamo arrivati in un posto che si chiama Hospital del Alma, in italiano sarebbe Ospedale per l'Anima. È un posto bellissimo, infatti se passate da Buenos Aires ve lo consiglio perché è gestito da Blanca, è una signora che aiuta le persone a fare dei percorsi interiori. Infatti ieri abbiamo partecipato a una lezione di yoga, io ho fatto una costellazione familiare, ho partecipato a una lezione di musica in gruppo bellissima e adesso vi facciamo vedere anche un po' dentro com'è. Oltre al posto bellissimo abbiamo trovato anche due amici che sono lei e il suo compagno e anche suo fratello che c'è in questi giorni. Adesso li salutiamo e poi andremo a vedere Buenos Aires, la capitale argentina. Qua abbiamo parcheggiato il nostro Nirvan sotto tutti questi alberi bellissimi e qua abbiamo un'amica pelosa. Ciao, vieni qua, fatti vedere che bella. Qua spesso la gente chiede perché pensa che sia un ospedale vero e proprio e quindi fa molto ridere perché Blanca riceve quasi tutti i giorni chiamate di persone che stanno cercando un ospedale vero e proprio. L'ospedale dell'anima di Blanca è un posto dove il tempo si ferma e puoi sentire le vibrazioni del tuo corpo. È immerso nella natura della periferia di Buenos Aires. Guardate che bello questo bagno con tutte queste vetrate nel verde. Stupendo. Ci è piaciuta tantissimo questa stanza dove si svolgono le varie attività di meditazione e ascolto, dove ci si può rilassare quando se ne ha il bisogno. E finalmente siamo arrivati nel centro di Buenos Aires, incredibile, l'ultima capitale di questa parte del nostro viaggio. Già ti sei messa in modalità Hawaii? Sembra di essere alle Hawaii, ma siamo a Buenos Aires. Le prime impressioni sono molto buone, sembra una città abbastanza tranquilla nonostante la grandezza ed è un mix tra molti paesi europei come Italia, Spagna, Francia, quindi siamo molto curiosi di andare a esplorarla. Abbiamo lasciato il van in questa zona bellissima, la comuna numero 1, il quartiere proprio sul mare alla foce del Rio della Plata. Ecco il nostro super Nirvan qui vicino a un altro viaero, anzi mi sembra una viaera che si chiama La Vagabonda, con una bellissima combi gialla e bianca. E qui ci sono tanti argentini che viaggiano, veramente tanti. E vediamo un po' che cosa ci offre questa città, sono troppo curioso. Si mangia già. L'Argentina, come c'è scritto su questa vetrina, è un sentimento. Allora, vogliamo provare anche il Bike Me? Abbiamo fatto la registrazione ed è davvero bellissimo perché ci sono 4 viaggi gratis al giorno di 30 minuti, una cosa che non abbiamo mai visto nei paesi in cui siamo stati in Europa. Quindi iniziamo, abbiamo creato il nostro profilo, adesso proviamo la prima mezz'ora. Le distanze sono grandissime, enormi in questa città. Troviamo nella comuna 1 di Puerto Madero, una zona bellissima, straricca, super bella. Dai, tirala! Tira sta bici! È rotta! No. E ne hai presa una qualsiasi? Sì, c'è il QR code. Ah, perfetto. Comunque sì, abbiamo sbagliato una cosa, in realtà per i turisti costa più o meno 1,50 €, però vabbè, è sempre economico. Costa un botto per viaggio. No. Vabbè, proviamo, dai. Vai.
Buenos Aires ti riempie gli occhi, è una città trainata da arte e cultura e ovviamente dal tango. Ci siamo emozionati moltissimo guardando questa coppia di ballerini. La loro bravura e la loro sintonia è molto stimolante. Giriamo il centro per tutto il giorno e ci sentiamo davvero a nostro agio, perché chiaramente si respira anche molta Italia. Siamo molto comodi a muoverci con la bici e anche con i mezzi, e le occasioni per vedere il tango argentino sono tantissime. Dopo tutti questi show bellissimi, ora stiamo andando a mangiare in una pizzeria che ha 84.000 recensioni, quindi siamo curiosi di provare questa pizza, che non sappiamo cosa ha di speciale, ma è da provare. Qui intanto per attraversare la strada ci metti 4 semafori per quanto è grande. Bellissimo il centro di Buenos Aires, tutto di notte. Ma quanto ci piace questa città? Quanto? No, bellissima, mi sa che ci trasferiamo qua, mettiamo Nirvan fermo, gli togliamo le ruote e basta. Ed ecco la pizza romana, napolitana. C'è arrivata? Boh. Buona, buona, te la stavo mangiando. Che spettacolo. Poi ci sono tutte le frasi in italiano. La pizza è un amore universale. Sta uscendo niente poco di meno che Non so, Nico Vasquez. Nico Vasquez. Ci divertiamo a vedere le persone famose che escono qui a Buenos Aires dopo la commedia. Nico! Este es Nico. Este es Nico. ¿Quién Susana es? Jiménez. Ah, no lo Susana conocemos. Jiménez. Solo queríamos ver ese espectáculo. Es Susana Jiménez. Pero ya se fue. Ya se fue. No. Arrivederci. Arrivederci, ciao ciao, bye bye. Eres famosa Italia! A mangiare, ragazzi! Mangiare gli spaghetti! A mangiare bello! Chi è? Chi è? No, è famosissima. Dai che Uli, una foto per Italia! Julieta Calvo. Julieta Calvo. Julieta Calvo. Buenos Aires non si ferma mai e la sua energia ci ha travolto. E quindi decidiamo di rimanere qualche giorno in più prima di lasciare definitivamente il nostro van e rientrare in Italia.